Ciao ragazzi, oggi andremo a dare un po' di respiro al nostro Qashqai 1600 turbo diesel 130 cavalli sostituendo il filtro di serie con questo KN. Allora, proviamo adesso il sound con il filtro originale, quindi abbassiamo un attimo lo stereo. Allora, adesso proviamo a togliere la modalità eco, quindi così alle cambiate un po' più allegre. Se si riesce a sentire. Allora, il test con il filtro originale è stato fatto, adesso non ci rimane che andare a montare quello sportivo e quindi vediamo poi la differenza tra il sound di quello originale e quello sportivo e vediamo anche se è riuscito a acquistare qualche cavallo in più e vediamo da 0 a 100 quanto ci metterà il nostro grande scooterone della Nissan, il nostro Qashqai. Quanto è bello sto cacchio dei Qashqai. Allora, eccoci di ritorno. Quindi, questo è il nostro filtro sportivo della KN che ho acquistato su Amazon, su Warehouse, quindi come filtro usato, ma poi si è rivelato nuovo. Praticamente la confezione aveva solo questo nastro applicato in quanto evidentemente si era un po' lacerata. Ci sono il tagliandino all'interno dei vari filtri e tipologie e il nostro filtro sportivo mai utilizzato. Evidentemente qualcuno ha acquistato questo filtro, poi si è reso conto che non andava bene per il modello di auto e l'ha restituito. Allora, il filtro in questione è il modello 33/5016. Per il Qashqai 1600 131 cavalli DCI, perché ce ne sono svariati di filtri, ma bisogna essere sicuri di prendere questo con la stessa sigla, altrimenti rischiamo di prendere un filtro che non va bene. Allora, siccome un po' d'olio ancora c'è, però per essere sicuri
andiamo alla parte quindi esterna, andiamo a pizzare un po' di olio per filtri, in modo che così trattiene tutte le impurità. Questa è la parte interna. Ok. Per cambiare il nostro filtro abbiamo bisogno di un cacciavite con testa spaccata e una 10, nient'altro. Andiamo a aprire il cofano. Allora, eccoci qua. Quindi cacciavite spaccato con punta spaccata per rimuovere i rivetti in plastica. Semplicissima operazione, 1 e 2. Poi con la 10 andiamo a rimuovere questa vite. Poi non ci rimane altro che tirare questa levetta verso di noi, c'è anche una freccia quindi non vi potete sbagliare, tirare e sollevare il tutto e si sfila completamente il tubo dell'aria, perché qui è mantenuto con una fascetta, quindi senza stare a tagliare di nuovo la fascetta, rimetterla, smontare, è più semplice questa operazione. Poi per rimuovere il filtro dobbiamo sganciare le due levette laterali, una e 2, e si abbassa la scatola del filtro senza toglierla, perché è sufficiente per estrarre il filtro e rimettere quello nuovo. Quindi pigiamo questa levetta del filtro abbassando il filtro e sfilarlo. Chiaramente questo è il filtro con 20, diciamo che la macchina adesso ha 30.000 km, il tagliando è stato fatto a 20-22.000 km e non è stato sostituito il filtro dalla Nissan, perché loro lo danno a 30.000, ma evidentemente non arriverà mai a 30.000 perché è schifoso. Quindi mettiamo la parte con la guida doppia all'interno e lasciamo la parte liscia all'esterno. Basta farlo scivolare, ci aiutiamo con la mano, ecco qui, e il filtro già è sistemato. Basta richiudere le linguette, una e 2, allora per rimontare il tubo
dobbiamo seguire queste guide, perché nella scatola c'è una parte dove va fatta scivolare questa guida all'interno per permettergli l'incastro. Allora, prima di rimontarlo vi faccio vedere come è fatto. Qui ha questa scanalatura dove va inserita all'interno di questa guida, quindi facciamo scorrere all'interno, così in questo modo è entrata, e poi lo abbassiamo fino a agganciarlo. Ecco qui, e praticamente il tubo del filtro è già montato, bisogna solo rimettere la vite e i due rivetti. Eccoci qua. Allora, andiamo a trovare un posticino tranquillo per eseguire i nostri test. È il mio amico Gigi, la cicola. Allora, la macchina si è quasi scaldata. Adesso che abbiamo raggiunto la temperatura, proviamo a fare il test di 0 a 100, così vediamo, a differenza del filtro originale, vediamo se ha guadagnato in tempo, in qualche centesimo di secondo, qualche secondo, non lo so, sono curioso di vedere. Allora, togliamo la modalità eco, in modo che così le cambiate sono più rapide. Allora, pronti? Da 0 proviamo modalità sport, sì, devo dire che è molto più reattiva rispetto a prima, nonostante sia in modalità eco. Comunque quando do gas, pigio sull'acceleratore, la macchina è molto più reattiva. Il sound, diciamo che è cambiato pochissimo rispetto a prima, è impercettibile, solo quando si pigia a fondo l'acceleratore, allora si sente un po' più il motore, quindi si sente che ha un po' più di brio, tipo ecco, in questo caso se accelero un po' si sente leggermente più il motore, ma è prima che non si sentiva, non è adesso che si sente. Con il filtro originale è molto silenziosa la macchina, e forse non a tutti può piacere, quindi un minimo di rumorosità in più, un minimo di grinta in più potrebbe essere equivalente a un minimo di sportività, che questo nostro Qashqai, insomma, esteticamente è molto sportivo, la linea è molto filante e sportiva, mancherebbe, ecco, quel qualcosina in più rispetto all'originalità della macchina. Insomma, io penso che elaborando un minimo anche la centralina si dovrebbero ottenere ottimi risultati. Già così è molto soddisfacente rispetto a una macchina originale. Già cambiando solo il filtro
mi sono reso conto comunque che è già migliorato parecchio rispetto a prima. Eh sì, va proprio, va molto. Allora, il test è terminato, quindi torniamo alla base e facciamo una piccola differenza tra le prestazioni del vecchio e le prestazioni del nuovo filtro sportivo. Quindi calcolo da 0 a 100 se abbiamo guadagnato qualcosa in prestazioni e tiriamo le somme, diciamo, di questa prova.